Buongiorno, eccoci di nuovo. Buon anno, buon 2021 e speriamo, cioè siamo sicuri che sarà migliore. Non è difficile essere migliore del 2020, mi sembra, come per me, così anche per tutti voi. Intorno a tutto il mondo, perché non c'è un posto in quest'anno 2020 che non ha subito qualche leggero disastro. Come lo vogliamo chiamare? L'esperienza, l'universo, tutto quello che c'è da sapere e che da qualche parte di noi stessi dobbiamo un attimino, comunque in ogni caso, riflettere su quello che vogliamo, su quello che siamo e soprattutto quello che stiamo lasciando dietro di noi per questo mondo meraviglioso, per questa terra stupefacente. Io sono Sani e queste sono Sani Positive Vibration. Prima di cominciare volevo condividere con voi un momento molto piacevole che è stato, e in questi momenti di lockdown ve l'ho detto, non solo che ho scritto un po' di libri e ho condiviso con voi un po' di situazioni meravigliose, ma anche ho trovato da leggere libri scritti da tanti altri autori, tra quali oggi vi presento un libro che mi ha colpito veramente molto. L'ho anche accennato nella recensione che ho dato e potete tranquillamente trovarlo. Guarda, si chiama Sono nato a 28 anni, ok? Elena Marnati, e potete tranquillamente trovarlo su Facebook proprio andando, iscrivendovi sulla pagina Sono nato a 28 anni, dove potete anche acquistarlo. Libro mi ha colpito veramente molto e questo lo farò solo per gli italiani perché ho visto che si tratta di un libro scritto esclusivamente in italiano per adesso, ma mi ha dato molto in termini di riconoscere il lavoro del psicologo, riconoscere umanità, il cuore di persone che stanno dietro questi lavori ogni tanto molto molto impegnativi, dove riusciamo a scoprire tante sfaccettature di quello che per certi aspetti, io non sono psicologa, però posso essere quella persona che vi insegna, che vi dà le indicazioni, che cerca di aiutarvi nei vostri percorsi della vita, e invece anche dietro di me, per questo vi dico nessuno è perfetto e tutti arriviamo qui, io dico, perché dietro di noi ci sono le nostre personali psicosi. Infatti le persone che hanno sofferto nella vita o che hanno vissuto esperienze possano aiutare molto. Un'altra cosa per quale vi sono molto grata è il fatto che mi scrivete, che mi state dando le indicazioni, i consigli, le richieste che sono molto utili, perché in questo modo posso lavorare su quello che interessa a voi, perché quello che interessa a me, che voi avete il materiale con quale lavorare. Tutto ciò che faccio lo faccio perché il nostro gruppo, e vi sono grata perché stiamo diventando veramente tanti, mi state consigliando, e per ogni vostro like, ogni vostro iscritto io provo enorme gratitudine, ma il nostro gruppo siamo noi, non sono solo io, e per questo quando video qualcosa non va bene aspetto con ansia i vostri consigli, le vostre indicazioni, i vostri aiuti, perché tutto si può migliorare. Ma oggi ripeto, il libro, questo qua, mi è piaciuto perché vi leggo questa cosa qua, dietro, che c'era scritto e che mi ha colpito. Ho incontrato per caso i due protagonisti, magari un giorno, proprio come è successo a me, li incontrerete anche voi, o vi accorgerete che senza aver prestato loro troppa attenzione li avete già incontrati al lavoro, per la strada o dentro di voi. Sono infatti convinta che non ci siano né un modo, né un tempo, né un luogo precisi dove incontrare se stessi. Molto molto bello, ma vi invito di leggere e magari discuteremo in un'altra situazione insieme, riferito a questo bellissimo libro che ci spinge a riflettere alla persona, a quello che succede dentro di noi
e comprendere che il sorriso, l'amore, la gioia portano verso la guarigione. In qualsiasi settore di vita noi ci troviamo, in qualsiasi difficoltà noi ci troviamo. E proprio per questo oggi ho scelto un attimino di parlare, di trattare, di chiamare questo video che l'universo non ha senso di humor. Adesso voi direte cosa vuol dire, perché io sono prima quella che scherza sempre e voglio condividere con voi questi video in molto leggero, ma non perché dobbiamo sdiminuire, ecco, la parola giusta sarebbe sdiminuire noi stessi, anzi humor è utile, humor ci porta alla leggerezza, humor ci permette di non fissarsi e non di dire è il dramma della mia vita e non ci farò mai uscire da questa cosa qua, ma tra il humor nel ridicolizzare e diminuire una situazione e rimpicciolire il terrore di una situazione, una cosa. Imparare a non utilizzare il humor dove diminuiamo noi stessi è un'altra cosa. Ve lo dico perché anch'io ho avuto questa abitudine per tipo di carattere che sono di sotto virgolette ridicolizzare la mia persona per diminuire o di, secondo me, rilassare una determinata situazione, ma ho compreso e ho imparato che l'universo non ha senso di humor e tutto quello che noi diciamo in modo umoristico a noi stessi, lui lo prende come una verità, noi lo prendiamo come una verità. Di conseguenza vi invito a utilizzare humor come fonte di energia, di diminuire la paura che troviamo davanti e non noi stessi. Su questo aggiungo anche un paio di cosucce su quale avevamo già parlato, me li sono scritta così non dimentico niente e mi ricordo i punti chiave di questo video perché sono importanti per voi, ma anche perché gente continua a chiedermi, vuol dire che io continuerò a fare di video per aiutarvi a comprendere. Allora, quando vi succedano le difficoltà in quale non riuscite a trovare eventualmente la soluzione per un vostro problema riferito alla nostra autostima, cioè alla nostra capacità di uscirsene da un problema, qualsiasi quello sia, economico, emotivo, dobbiamo cambiare il nostro dialogo interiore, incluso il humor, quello che abbiamo detto prima. Dialogo interiore vuol dire che tutto quello che ci diciamo, tutto quello che pensiamo deve essere corretto e funzionale per noi, deve darci questo senso di sicurezza. Quando nascano i dubbi dall'interno del nostro modo di pensare, cioè ci becchiamo di utilizzare le frasi poco costruttive, c'è un altro pezzettino molto importante da comprendere, ma andiamo in ordine. Abbiamo già una volta parlato di questa cosa che si chiama dialogo interiore e ordinazioni dall'universo, dove io un po' per scherzo avevo detto è come mandare la richiesta sull'Amazon e farli. Altra volta vi avevo detto nella paura continuiamo a ripetere stessa richiesta e mandiamo il sistema in palla, ma si può anche dire in un altro modo. Se noi a Amazon mandiamo una lista di cose che non vogliamo, cos'è che ci manda? Niente, giusto? Io non voglio questo, non voglio quello, non voglio quell'altro, altrimenti potrebbe pensarci e dire ma magari non era no, perché se no non mi mandava la lista e legge esattamente quello che c'è scritto dopo. Non voglio essere grassa, non voglio essere solo, non voglio essere povero, non voglio essere triste. Invece, alla nostra lista d'Amazon, alla nostra cucina cosmica, noi dobbiamo imparare a mandare quello che desideriamo utilizzando, ok, le affermazioni
costruttive. Lo so, e si nasce da queste cose qua, nascano i dubbi, ma dobbiamo imparare a utilizzare il dubbio come momento di riflessione sui nostri punti deboli. Il dubbio è la nostra guida. Quando noi esprimiamo un'affermazione, voglio per me in questo momento amore della mia vita, cioè voglio un compagno meraviglioso, mettiamo esempio questo, e cominciano a scenderci giù un mucchio di dubbi, scriviamo questi dubbi, cerchiamo di capire l'emozione che sta dietro questa insicurezza e io vi invito di utilizzare queste cose. Allora, non sbaglierete mai se voi cominciate la vostra giornata, indipendente dal desiderio, indipendente dal vostro stato d'animo, indipendente a tutto ciò che vi circonda, sono degno o degna, sono meritevole, amo me stessa o amo me stesso, permetto a me stesso. Sono queste 4 frasi che vi permetteranno di sciogliere ogni dubbio. Io permetto a me stesso, a me stessa di vivere un amore vero e duraturo. Sono meritevole di guadagnare più di quello che mi serve. Sono degna di avere le sane amicizie, di finire il lavoro che ho cominciato, di essere amata, di amare. Amo me stesso, punto. Mi amo e questo è già sufficiente. Queste sono le emozioni e programmi che vi invito per prossimi giorni davanti al vostro davanti al vostro desiderio, davanti al vostro io voglio per me, cominciare e finire la giornata con sono degna, sono meritevole e amo me stesso. Un'altra cosa che vi voglio ricordare, oltre i dubbi, che dovete sapere che neanche io, che sono veramente innamorata di questo pensiero positivo che come minimo mi può solo migliorare la situazione, non può succedere niente di grande, di grosso, spaventoso, ma anzi, anch'io non sono sempre top dei miei pensieri. E anche a me succede spesso e volentieri di avere le giornate, chiamiamoli no, ma in questo preciso momento, quando succede, quando ci rendiamo conto di avere questi momenti deboli della nostra giornata, considerarli momenti deboli della nostra giornata, nel nostro buongiorno in quale diciamo grazie di avermi ricordato e non rimanere in questa emozione. Quello vi fa scoprire esattamente dove non, sotto virgolette, non volete esserci. Cioè si tratta del momento del vecchio schema mentale che vi dice ma scusami, fino a ieri dicevi un'altra cosa, oggi cos'è che mi stai dicendo? E tu gli puoi dire semplicemente grazie di avermi ricordato, ma vecchio schema non mi serve più. Oggi io mi amo, oggi io mi merito, oggi io sono meritevole, sono amabile, sono degno di. Vi ringrazio, spero che vi è piaciuto. Se siete curiosi di conoscere altre cose, iscrivetevi, mandatemi messaggi, fatemi capire gli argomenti che vi interessano e comunque in ogni caso vi auguro un bellissimo anno 2021 e vi auguro ogni bene, che del pozzo di abbondanza della vita comprendete che se mandate un desiderio nella cucina dell'universo, il chef non vi farà scoprire mai il segreto come la fanno, ma vi manderà sul piatto d'argento esattamente quello che avete chiesto. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e alla prossima.